sta piovendo, ma è stupendo averti qua. Maledetto tempo che ti dà e poi ti porta via. Io che mi sentivo perso come un fiore nel deserto, e all'improvviso tu cadi dal cielo come un capolavoro. Prima di te non c'era niente di buono, è come se tu fossi l'unica luce a dare un senso e questa vita con te è un capolavoro. Benvenuto al volo, benvenuto a SkyTG24, benvenuti a Stories, Gianluca, Piero, Ignazio, grazie per essere qui. Grazie. Ciao. Questa è Capolavoro, che avete portato anche a Sanremo, un singolo che anticipa l'album, che è il primo album di Inediti ad Astra. Siccome dobbiamo dividere tutto per tre, perché di solito qui c'è solo una persona davanti È a la me. prima intervista 1 contro 3 che fai. 1 contro 3 è la primissima. Ho tentato degli 1 contro 2. Com'è andata? No, ma abbastanza bene, tipo coi soliti idioti, ok? Sì. Però l'1 contro 3 è nuovo, quindi facciamo così, partiamo da Gianluca. Sì. Descrizione dell'album. Abbiamo deciso di costruire per la prima volta un repertorio di inediti, perché il nostro repertorio si basa sull'80% della storia, della tradizione italiana e non solo, e quindi si basa sulle cover. Però abbiamo anche tanto da dire, abbiamo dei contenuti, ecco, non siamo solo interpreti, quindi per la prima volta volevamo mostrare con questo disco la nostra grande crescita appunto artistica e personale, e con Capolavoro è iniziato questo nuovo viaggio, questa nuova avventura musicale. Piero, questa crescita da quanto, l'avevate un po' covata? Nel percorso, durante il percorso in questi anni, dal 2015 in poi, arriva da sola, è una forma naturale di esprimere la propria idea. E in questo album abbiamo in qualche modo espresso i nostri tre pensieri, che sono completamente diversi. Noi cantiamo sempre insieme, ma siamo tre identità diverse. E questo album è un po' il riassunto di ciò che siamo oggi. Queste tre identità diverse, Ignazio, come si fa a farle andare, come dire, all'unisono, no? Perché poi sono tre identità che devono partorire poi un... Dopo 15 anni ancora ci stiamo lavorando, ecco, però penso che sia anche normale. Beh, ma come in tutte le coppie, anche se No, qua... ma poi è un dire... punto di forza, non bisogna per forza vederlo come un punto negativo e avere tre idee diverse e tre personalità diverse, anzi, noi ne abbiamo fatto uno dei nostri punti di forza sul palcoscenico, no? Dal momento serio a quello più giocoso, scherzoso, a quello momento cazzeggio totale, quindi per noi è uno dei nostri punti di forza. In questo format di solito, ora voi siete in verità giovanissimi, però in questo format si parte un po' proprio dall'inizio, cioè dalla casa. Casa Ginoble, dove siamo, chi c'è, com'è la casa? Io sono nato ad Atri, ma vivo a Montepagano, Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Okay. Ma è tutto così lungo il nome? Sì, è tutto così lungo. E quindi diciamo che ho una forte, delle radici abruzzesi molto forti, e sono molto fiero di essere abruzzese. In mezzo a due siciliani non è facile. Però sì, io ho vissuto sempre in un ambiente, se così posso dire, un po' di purezza, una famiglia molto affettuosa, ecco, quindi sono stato amato tanto, c'è stata una presenza forte da parte dei miei genitori, di mio nonno, di mio fratello, e quindi siamo una famiglia molto unita. Che bambino eri? Allora, sono sempre stato un bambino molto curioso. Ho sempre fatto 1000 domande e continuo sempre a pormi delle domande e a cercare delle risposte. Un bambino molto inquieto. Continuo di avere un mistero talmente grande che per scardinare questa cosa che ho dentro ho bisogno sempre di coltivare il dubbio, la conoscenza e la curiosità, che credo che questo sia forse la cosa principale. Invece com'era il piccolo Piero a Casa Barone? Dove siamo anche? Ma sono nato a Naro,
in un paese in provincia di Agrigento. Da un estremo all'altro, dal Sì. nome lungo un libro a Naro. Ma la mia infanzia si può descrivere tranquillamente come un film di Tornatore, accompagnato dalle melodie di Morricone. In Sicilia, questi paesaggi aridi, ho vissuto un'infanzia meravigliosa dove non mi è mai mancato l'amore da parte della mia famiglia, un fratello più grande, una sorella più piccola. Ho vissuto tanto i nonni, che sono il più grande privilegio che uno possa ricevere dalla vita. È un grande lusso vivere i nonni e credo che l'infanzia mi abbia insegnato che i problemi nascono per essere risolti e non bisogna mai demoralizzarsi, ma essere ottimisti in questo. E cercherò sempre per il resto della mia vita di portare questa sicilianità, che credo sia un grande un punto di forza. Casa Boschetto, e che bambino eri tu a casa? Ok, allora io sono cresciuto come le solite famiglie che partono dalla loro terra per cercare la fortuna, ecco. I miei genitori sono siciliani, anche mia sorella è nata giù in Sicilia e poi si sono trasferiti al nord e poi sono nato io a Bologna. Poi da piccolo ho vissuto diciamo, la malattia di mia madre, il tumore, ho avuto un tumore, quindi sono cresciuto molto con mia sorella, perché mio padre andava a lavorare, mia madre stava affrontando la malattia e quindi ho passato molto tempo con mia sorella e siamo cresciuti in fretta tutte e due, no? Lei ha fatto un po' da madre a me, io non potevo essere il bambino piccolo capriccioso, quindi sin da piccolo sono dovuto crescere in fretta. Era un disastro perché ne combinavo una ogni Perché passo. pensi solo al passato? No, perché aspetta, è da bambino sto dicendo. Ah, ok. Questa è la parte Poi da bambino, arriva dopo. infatti. Era un disastro perché non ero cattivo, cioè ero vivace e ne combinavo di tutti i colori, sì, no, proprio. E da piccolo, non so, scendavamo in Sicilia e cioè, ci riunivamo con la famiglia perché sai, era un evento, no? I parenti dal nord che arrivano l'estate in Sicilia e allora organizzavamo tutta una cena lì a casa dei nonni e io ero lì davanti con 40 persone che ascoltavano me e intrattenevo 40 persone raccontando barzellette e storie. Beh, Ma avrò avuto, sì, da piccolino. Sai cosa mi stai ricordando? Una sera, periodo di Natale, a casa di mio nonno e mia nonna, si riuniva tutta la famiglia. Io sono arrivato l'ultimo, ero così felice di bussare forte alla porta. C'era quelle porte antiche con i vetri. Ero talmente idiota che per bussare ho dato un pugno al vetro e mi è rimasto il braccio dentro al vetro e si è spaccato tutto il Ma ti vetro. hanno sentito almeno? Speriamo l'abbiano aperto. aperto. Vediamo un'altra clip. Quando fa notte o sole se ne scende, ma bene quasi una malinconia sotto a finestra toia resta ria. Quando fa notte e o sole se ne scende, ma tu sole più bello è lei. Sono passati di anni. Esatto, perché siete tre bambini, insomma, Primo video, tre ragazzini. 2010. 15 anni, 16 anni. Sì. Tu sai perché portavamo quelle cuffie al collo? Noi non sapevamo cosa stessimo facendo, facevamo tutto quello che ci dicevano di fare. Quelle sono le Beats create da Jimmy Iovine e Dr. Dre. Dr. Dre. Jimmy Iovine era il capo della Interscope Records, Universal Music, La casa discografica. Noi nel 2010 abbiamo firmato questo contratto con la Universal e Dr. Dre con Jimmy Iovine producevano queste cuffie e le davano a Lady Gaga, tutti i Black Eyed Peas, e a noi ci mandavano queste cuffie e dovevamo metterle nel video. Che non è malaccio. No, No, ma infatti la creazione di Io Sole Mio, che poi Io Sole Mio è stata cantata da Elvis Presley nella versione in inglese negli anni 70, se non sbaglio, che è It's Now or Never. Quindi noi ci siamo ispirati a quell'arrangiamento. Poi abbiamo fatto anche una versione in inglese e in spagnolo,
e sono impazziti, soprattutto negli Stati Uniti, perché dopo, diciamo, Andrea Bocelli non c'era stato nessun altro artista che portava il bel canto in giro per il mondo. Quindi, diciamo, noi comunque cerchiamo di seguire i passi dei grandi artisti che hanno portato la nostra musica nel mondo, soprattutto magari dal Giappone agli Stati Uniti, e supera le barriere del linguaggio. Vi tengo lì agli inizi, no? Perché avete iniziato con un talent show, insomma, con Ti lascio una canzone. Io vi chiedo proprio il momento, perché eravate arrivati come singoli, ok? Ma il momento in cui vi hanno detto, ma perché? Lunedì pomeriggio arrivava il testo della canzone che dovevi cantare il sabato sera in Con la diretta. cartella delle Con la canzoni. cartella delle canzoni. Mi ricordo che la domenica sera noi rientravamo a casa perché il programma durava 9 settimane. Era una giornata di sole e c'erano i parenti a casa perché ogni lunedì pomeriggio venivano a casa per fare i complimenti della puntata precedente. Quel lunedì pomeriggio, giornata di sole, mi arriva questa cartella con la suddivisione di O Sole Mio con Ignazio, Gianluca e Piero, non capivo il motivo. Poi il mercoledì ci dissero per la prima volta cantate insieme senza dirci il perché. Alla quarta puntata, perché il programma erano inizialmente 5 puntate, quindi non abbiamo cantato insieme subito. Noi abbiamo avuto la grande fortuna di ritrovarci nella stessa edizione di questo programma televisivo, Era la seconda. che era la seconda edizione. E ci siamo trovati nel momento in cui eravamo gli unici bambini che cantavano lo stesso genere musicale, inconsapevolmente. Mi ricordo che facemmo i numeri di Sanremo, Era il Di 41% di share Ma quell'anno. una roba... C'era Roberto Cenci, il regista, che all'ultima puntata arrivò con una maglia nera con la scritta 41% qua. E poi Omar è cambiata la vita radicalmente dai banchi di scuola a Los Angeles, perché Tony Renis e Michele Torpedine, manager che ha inventato Andrea Bocelli, Zucchero e tanti altri, decisero di contattare appunto il programma e le nostre famiglie. Il primo incontro fu a Roma e quindi noi eravamo lì con quello che era il manager di Andrea Bocelli, uno dei più grandi produttori artistici c'ero. della storia. Tu non c'eri neanche, no? No, non c'era Il primo neanche incontro- le E quindi, Il primo incontro lo fecero i nostri genitori. E quindi per noi è stato un cambio di vita repentino ma anomalo. Abbiamo vissuto un'infanzia e un'adolescenza che è totalmente fuori dal comune. Ma prima di arrivare, diciamo, a questo incredibile boom, mi piace questo passaggio dal banco di scuola Sì, a sì, improvvisamente... ma è stato come veramente dire, così. Ma gli sono Stati stati Uniti. anche Però scusate, penso che sia importante un dettaglio, no? Che abbiamo raccontato poco in questi anni. Un po' per esempio per tutti i genitori che magari ci stanno guardando in questo momento e anche tutti i ragazzi. Per noi è stato importantissimo il fatto che i nostri genitori fanno questo incontro con gli avvocati e tutto. Io mi ricordo che mia madre ritornò in Sicilia e mi disse: ascoltami, qua c'è una bella proposta, può cambiare la vita come no, però molto probabilmente te la cambierà. Però sappi che devi rinunciare a giocare con gli amici, ad andare in giro col motorino, ad andare a giocare a calcio, perché la tua vita sarà molto impegnata, quindi scordati l'adolescenza. E mi ricordo che mia madre mi fece prendere la decisione a me, ma mettendomi tutto davanti. Ed è stato un momento molto E importante. in poche settimane dai famosi banchi di scuola ci siamo ritrovati al We Are The World per Haiti e a Los Angeles con Quincy Jones, Lionel Rich, tutti questi grandi artisti. Adesso ci arriviamo. Che studenti eravate però? Pessimi, pessimi. Guarda, Io allora ero un buon compagno di scuola, sempre seduto al primo banco, ma perché mi piaceva distrarre l'insegnante, quindi la prima ora saltava sempre. che senso? Perché cosa facevo? Io guardavo sempre il telegiornale prima di andare a scuola, mi informavo. La professoressa, che avevamo 3 professori, era curiosissima, le voglio un bene dell'anima. Quindi cosa facevo? Professoressa, ha visto cosa è successo in America, ha visto cosa è successo là. Quindi lei iniziava a parlare e la prima ora? la prima ora già era andata e poi iniziava la seconda. voi che studenti eravate? Io ero il classico studente che ascoltava i compagni, l'interrogazione dei compagni e poi ripeteva. Non studiavo tanto, non ascoltavo di più, però memorizzavo subito. Il problema è quando chiamavano prima me. Essendo Boschetto ero uno dei primi, ecco. Io ero il secondo. Io ero molto pigro, pigrissimo, e quindi non è che non studiavo molto, però mi ricordo una cosa che mi è rimasta impressa. Avevo studiato per 10 giorni la vita e le opere di Foscolo. Adesso per una volta che studio vado lì, prendo 9. La professoressa mi ha messo 6, quindi da lì non ho più studiato.
Vabbè, quindi poi sono arrivate le No, tournée. quindi- esatto, no. Però poi stiamo recuperando adesso, perché noi non abbiamo fatto le superiori, non abbiamo fatto l'università e quindi abbiamo dedicato 15 anni della nostra vita alla musica e al gruppo e quindi magari abbiamo lasciato Aspetta, però le indietro superiori le abbiamo fatte perché le abbiamo fatte da privato anche Sì, sì, negli Stati privatamente. Uniti, a Los Angeles, perché siamo stati costretti ad imparare l'inglese immediatamente, perché le televisioni in America non potevamo farle con la traduzione No, simultanea. no, certo, quello dovevi che parlare sì, in però ci è inglese. mancata una parte, abbiamo vissuto altro. Questa è la nostra vita, non c'è una normalità. Ognuno vive la propria Io mi vita. sono diplomato. E una normalità, diciamo, non esiste. Ognuno segue il proprio percorso di vita. Però sicuramente ci è mancata quella parte di vita, di frequentazione a scuola, all'università, stare insieme ad altri coetanei, a crescere sotto quel punto di vista. Però abbiamo fatto un'altra scuola di vita. Sai quando si diceva a scuola l'unica materia, poi per scherzare, dice l'unica materia era educazione fisica, andavo benissimo. Io non lo posso neanche dire, ero 120 kg, manco lì andavo bene. Vediamo l'altra clip. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow. Questo è Smile con una artista poco conosciuta al mondo, Barbara Streisand, che voi in verità avevate incrociato al concerto We Are the World. We Are the World for Haiti nel 2010. Poi come funziona? Cioè, si Abbiamo parla al ricevuto- telefono, vi chiama, Abbiamo ciao ricevuto ragazzi, una sono proposta. Barbara. Il nostro manager Michele Torpredini ha ricevuto una proposta che volevano che andassimo in tour con lei e non a fare l'apertura, ma noi eravamo parte integrante dello show, quindi cantavamo con lei e poi ci lasciava il palco per 2 o 3 brani e ritornavamo poi alla fine con tutti gli ospiti della serata. Tutto questo dopo 3 Come anni 13 dall'inizio della nostra carriera, avevamo 16-17 anni. Pensiamo che quando arrivò il nostro co-management americano per farci firmare il contratto per il tour con Barbara Streisand, eravamo ad Atlantic City. Arrivò in camera, bussò Jordan e disse: Piero, you have to sign, dice di firma. Siccome avevo fretta di andare in palestra, ho firmato senza né guardare cosa fosse, senza nulla. Questo ti fa capire l'incoscienza che c'era in noi. Se non aveste fatto questa carriera, Oh, che domanda. come, cioè, qualche volta vi sarete pur detti, no? Boh, che ne so, magari mi immagino o mi sarei immaginato a fare. Non lo so, forse di aver continuato con l'attività di famiglia, che avevamo una pizzeria giù in Sicilia, quindi io molto probabilmente sarei un pizzaiolo e canterei per pura passione e divertimento. Cosa avresti fatto? Era nei miei programmi terminare le superiori e iscrivermi al conservatorio, quindi vivere Di musica. musica, ecco, fare il tenore o far parte di un coro, di qualche teatro, provare a fare qualche opera, però ecco, non riuscirei ad immaginare la mia vita senza musica. Luca? E io oggi, se ci penso, posso esprimermi solamente quando si parla di arte sotto tutti i punti di vista, da scrivere qualcosa, cantare o dipingere, qualsiasi cosa, probabilmente non vedo alternativa, non c'era nient'altro che la musica, davvero. Quindi siamo stati anche fortunati, tutte le persone che ci circondano, che ci hanno davvero aiutato ad esprimerci nel migliore dei modi. Anche incoraggiato. Che paura avete? Che paura abbiamo? Una paura. Spesso ne parlo con la mia compagna e dico che alle volte è così tanto bello quello che stiamo vivendo noi, quello che vivi con la tua compagna così, che hai paura quasi di svegliarti da quello che sembra, da questa vita che sembra quasi magica, no? Paura più grande? Più che paura è il timore, che alla fine è lo stimolo che ti fa andare avanti.
però se dovessi descrivere una paura, magari perdere la curiosità o magari L'entusiasmo. abituarmi alle sorprese che ci riserva la vita. Beh, ci sono tante paure. Da piccolo avevo molta paura della morte. Sognavo costantemente, quando si spegneva la luce, di vedere tutto nero, avevo una grande paura. Poi la filosofia, sai che mi ha aiutato anche a circondarmi delle persone giuste e ho combattuto questa paura, anche perché la vita è imparare a morire sotto questo punto di vista. Vediamo un'altra clip. Che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che sai, che solo me sceglierai. Ora lo sai, questo è il mio unico grande amore. Questo è Grande Amore, arrivate a Sanremo e vincete Sanremo. Facile. Cioè, Facile, oddio, la verità sì, è stato facile perché non ce l'aspettavamo, quindi abbiamo fatto grandissimi sforzi. È arrivata questa canzone, a me non piaceva, all'unico a cui piaceva era Piero, che era impazzito, dobbiamo farlo, No, ma perché mi piaceva quel... rimaneva in testa. perché il Provino arrivò cantato da un tenore, un soprano. E ho detto, ma cosa dobbiamo farci con questa canzone? Poi alla fine, allora con Celso Valli, che la produsse, abbiamo lavorato in studio insieme a Michele, il nostro manager, e uscì quella che poi è Grande Amore. Ma noi siamo arrivati lì senza nessuna presunzione, noi non ci aspettavamo, cioè speravamo di vincere, anche perché poi sapevamo che poteva cambiarci la vita in Italia, che comunque in Italia eravamo quasi sconosciuti, e quindi speravamo ma non pensavamo. E poi è successo quello che è successo e ci ha cambiato completamente la Hai avuto storia ragione tu, qui in Italia. No, ma in qualche modo noi siamo una squadra. Soprattutto in questo periodo sappiamo che se si fa squadra si vince. Negli anni abbiamo anche imparato ad ascoltare ognuno di noi, ad ascoltare le nostre idee e soprattutto a rispettare le proprie idee. Sai cosa? Nelle riunioni prima, quando proponevamo qualcosa, davamo un'idea, era subito no. Un no immediato. No. No. Proviamo a fare questa canzone, no. Eravamo così. Fa parte della... O eravamo in dell'età. studio, ascoltavamo un brano, no, questo non va bene, ma sono passati 30 Ma secondi. era una presa di posizione, quindi non si poteva andare avanti così. Poi con gli anni si matura, fortunatamente non si è quelli di prima, poi con gli anni si Ecco, pensa sempre al bene del gruppo. Ci vuole il terremoto, sai che poi ci sono le scosse d'assestamento e ci siamo assestati. e col c'è tempo. stato un terremoto, Gianluca, a un certo punto. Pensa, 3 persone di... no, considera che noi siamo 3 leader, ci hanno messi insieme, non ci conoscevamo, non ci siamo scelti. Dall'inizio c'è sempre stata anche quella sana competizione, no? Poi abbiamo capito col tempo che l'unione fa la forza sotto tutti i punti di vista, anche perché 15 anni sono tantissimi. Proviamo a fare un piccolo gioco e vediamo un po' quanto vi conoscete tutti e 3. Bene. Vi chiedo, chi è il più positivo di voi 3? Ignazio, dai. No, oddio, No, adesso molto di più. No, Adesso di sì. più, sì, Adesso, adesso sto Prima, proprio... prima era pessimista. Prima lui era positivo. pessimismo cosmico. Adesso sono proprio... Positivo, perfetto. Il pessimista invece? No, io sono realista. Realista, No, realista. tu sei pessimista. No, io non sono No, tu pessimista. sei pessimista. Allora diciamo, fino a qualche mese fa ero io, adesso è Gianluca. No, che non è giustamente... Chi è quello che perde la pazienza per primo? No, oddio, ce la giochiamo. Vabbè, ma hai alzato la mano. No, però io sono permaloso, lui... Ah, vabbè, allora ti Oh, ma prendi questa è per... già la particolare. quarta domanda che fai, no? Capisci chi è il perfetto del gruppo, no? Allora, chi è quello che chiede scusa per primo? Forse... tu. Io sempre Ma scusa quando chiedo. mai? Sempre scusa. Vabbè, quando- tu però no. Eh. Tu no. No, a me vabbè. piace chiedere scusa. Anche a Se me. riconosco che sbaglio... Aspetta, facciamo una cosa. Chi non chiede mai scusa? Vedi come mi dipingono? Lui è come Gatti. Come il presuntuoso. Deve cadere sempre in piedi. Allora, chi è quello che si commuove di più? Gianluca, ma io ultimamente sto andando molto vicino.
Gianluca è sempre stato quello un po' più sensibile. Chi fa più scherzi dei tre? Beh, oddio. Lo chiedi pure. Ignazio, dai. Vediamo un'altra clip. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, no, no, sulla Questa è Nessun Dorma, siete a Firenze, Piazza Santa Croce, e a dirigere c'è un certo Placido Domingo. Sai cosa è, qual è il ricordo più bello, almeno per me? Il giorno prima abbiamo cantato allo Stadio Bernabéu di Madrid con Placido Domingo e subito dopo il concerto siamo saliti su un aereo in questo volo Madrid-Firenze e Domingo ci raccontò tutto il periodo dei tre tenori. Come è nata l'idea dei tre tenori, i momenti più difficili, i momenti più belli, pregi e difetti di ognuno dei tre. È stato incredibile quel viaggio e non scorderò mai più quelle parole. Gianluca, da Firenze a Panama cantate davanti per Papa Francesco durante una giornata mondiale della gioventù. Sì, questa è la grande fortuna che abbiamo di cantare questo genere, che ci permette di girare il mondo, anche perché è diventato patrimonio immateriale dell'umanità dallo scorso novembre, il bel canto, e quindi insomma ci permette di cantare non solo a Panama di fronte al Papa, ma anche al Chiomisudera, che è patrimonio dell'UNESCO, questo tempio in mezzo a Kyoto, in mezzo a un bosco, ed è incredibile questa cosa. È una grande fortuna, ecco, abbiamo scoperto la potenza di questa musica che supera le barriere del linguaggio. Dei tantissimi incontri che avete fatto, davvero tantissimi, vi chiedo di sceglierne uno, quello che in qualche modo magari non è stato il più importante, ok? Ma che vi ha toccato per qualche ragione. È difficile. Cioè, ti direi il giorno del mio compleanno con Barbara Streisand, il primo giorno. Vabbè, che non è malaccio. No, sì, però è davvero difficile, anche perché poi, cioè, personalmente io che mi piacciono molti film e guardavo da piccolo Castaway, che mi è rimasto impresso, vedere Tom Hanks, capito, è stato un altro momento di dividere con lui dei momenti così, molto bello. Ti direi Papa Francesco sicuramente, sono energie indescrivibili, credente o non credente sono momenti unici. E poi dopo qualche mese ti ritrovi a Kyoto, dove magari fanno il monaco ti fa una... Cosa ha fatto il monaco prima del concerto? Ne ha fatto una preghiera tutta per noi, dove magari in mezzo a quelle parole sentivi dire ogni tanto il volo. Sono cose che non scordi, ecco, rimangono indelebili. Io ce l'ho magari un incontro, tra l'altro recente. Quando ero piccolo in macchina con papà era alla guida, e mi faceva ascoltare le canzoni di De André, di Battiato, del grande cantautorato italiano. E ce n'era uno in particolare. Mi ricordo quando ascoltavo le note di Luci a San Siro, mi emozionavo e piangevo. Mi facevo spiegare i testi di mio padre, il significato dei testi. E ho avuto il grande onore di poter condividere il palco con Roberto Vecchioni lo scorso maggio all'Arena di Verona. Gli ho letto una lettera, ho scritto questo pensiero in cui appunto ho condiviso l'importanza che ha avuto nella mia adolescenza. Vediamo un'altra clip. Let me
for the rest of my whole life. Sabbia, tanta sabbia. Eravamo in Sardegna lì. Ah, in Sardegna eravate. Abbiamo girato in Sardegna. Scenari un po' alla Sergio Leone, No, no? bellissimo, uno scenario splendido. Questo è un grande tributo naturalmente al maestro Morricone, a cui avete dedicato un album. Abbiamo dedicato un album. Fatto un album. 2021. Sì, però sì, abbiamo fatto un tributo a Ennio Morricone, si chiamava appunto l'album. Ma perché ci siamo permessi di farlo? Perché comunque abbiamo vissuto un'esperienza con il maestro Morricone, eravamo ancora piccoli e ci ha chiamato ospiti a Piazza del Popolo e abbiamo questo bellissimo aneddoto di Gianluca che sbaglia l'entrata e gli fa: ah, me lo dai tu l'attacco? E c'era l'orchestra bianca. Il primo violino era pallido. E lui mi rispose, sì, Morricone, avevamo 15 anni, le prime volte 100 elementi di orchestra, il maestro Morricone in una sala prove, quindi non era nemmeno su un palco. Allora io mi avvicino, il pezzo parte e io no, quindi silenzio, e gli faccio: ah, ma me lo dai tu l'attacco? E lui: te preoccupare ragazzi, ci penso io, mi fa lui. Avete citato più volte Kyoto e questo incredibile concerto in Giappone, ma c'è stato un altro posto particolarmente significativo perché avete fatto un Natale in Terra Santa, a Gerusalemme. Gerusalemme è stato uno dei viaggi più forti in questi 15 anni. Quello forse è uno dei progetti più ambiziosi a cui coraggiosi. E coraggiosi. Che se ti ricordi la settimana prima c'era stato un bombardamento. Cosa? La mattina. La mattina. Nella stazione degli autobus. È stato davvero ambizioso quel progetto, poi ci siamo riusciti perché alla fine con il nostro team davvero le persone vedono solo noi tre sul palco con l'orchestra, però dietro c'è un team incredibile di grandi professionisti che dedicano la propria vita a questo progetto, a noi. E cantare dentro la Torre di David non capita tutti i giorni. Abbiamo fatto questo concerto di Natale, siamo andati a Betlemme, dentro la grotta della Natività, a cantare là sotto ed è stato magico. Potete tornare indietro nel tempo e cancellare un errore che avete fatto. Quale cancellate? No, non lo so, il primo pensiero che mi viene se mi dici così, non so, è magari io ho perso mio padre nel 2021, no? Quindi magari uno degli errori più grandi è aver dato per scontato che l'avrei visto un'ora dopo e non l'ho più visto, capito? Quindi magari non ho detto quella parola che magari avrei potuto dire, pensando che avessi tempo, ma non ce l'ho avuto. Dedicare più tempo ai nonni, perché alla fine col tempo tutti noi, sfiderei chiunque, ci rendiamo conto forse troppo tardi del lusso e del privilegio. Devo dirti che non cambierei assolutamente niente perché anche gli errori mi hanno fatto diventare la persona che sono oggi. Ma a proposito, visto che avete citato il dolore, è vero che tu stavi per andare a Rigopiano quando c'è stata la tragedia che ha causato, la valanga che ha causato poi Sì, quasi- Roberto Del Rosso era un mio caro amico abruzzese, lo conoscevo già da un paio d'anni e mi rifugiavo lì ogni tanto per staccare dai vari viaggi. E il mercoledì era la tragedia quando è successo, poco dopo le 4 del pomeriggio, e il lunedì io appunto avevo sentito lui e dovevo andare. Poi mi ha bloccato mio padre. Mi ha bloccato mio padre all'ultimo momento perché lui si era offerto anche di venirmi a prendere perché nessuno si aspettava una cosa del genere. Nessuno. Sì, in qualche modo ho scampato la morte sotto quel punto di vista, però mi metto nei panni di tutti i genitori che hanno perso appunto i propri figli, dei ragazzi giovanissimi, delle famiglie che erano lì in quel posto veramente incantevole. E appunto, ecco, ti rendi conto davvero di quanto è preziosa la vita, di quanto in un momento può cambiare tutto, no? È davvero la caducità della vita e quindi dobbiamo godere ogni momento, ecco. Vediamo un'altra clip.
questo è il testamento di Freddie Mercury, è una delle più belle canzoni dei Queen. Ci avete tenuto molto a inserirla in questa, diciamo, carrellata di clip che abbiamo visto. Come mai proprio questa canzone? Abbiamo portato Who Wants to Live Forever quest'anno nella serata delle cover al Festival di Sanremo. È un brano che abbiamo sempre tenuto nella nostra wish list. Abbiamo colto l'occasione del Festival di Sanremo per cantarla, produrre questo brano. Poi avevamo bisogno di un chitarrista. Abbiamo chiesto in qualche modo il permesso a Vasco, perché abbiamo rubato per quei 4 minuti il suo chitarrista, Steph Burns. Ringraziamo Steph per aver accettato il nostro invito, ringraziamo Vasco per la fiducia, ed è stata un'esperienza magica poter condividere e far capire questo sposalizio che c'è stato sul palco tra la musica classica e la musica rock. Avete davvero realizzato tantissimi sogni, più di quanto probabilmente una persona qualunque riesce a realizzare in 2 o 3 vite. Però se adesso io vi chiedessi che sogno fate, tipo, però deve essere strano, cioè che ne so, avrei voluto interpretare il gladiatore. Cioè, un sogno di questo genere, ogni tanto ci pensate e vi dite mi piacerebbe... Mi piacerebbe aver potuto studiare e magari aver avuto l'opportunità di fare un film con Massimo Troisi. Bello, questo è bello. Il mio ho un sogno, però rimarrà per sempre un sogno. Che ne sai? Vediamolo, sentiamolo. No, è quello di stare per non 6 mesi, ma qualche giorno sulla stazione aerospaziale con Luca Parmitano. Ecco, quello è un sogno che mi Bello, Iron Man. bello. Gallo? Oddio, di far parte di un film con Nolan, tipo una cosa del genere. È bello anche questo. Perché no? La cosa più schifosa che avete mangiato in giro per il mondo? Le meduse piccanti. Lì faccio fatica a raccontarlo. Cioè, schifoso se lo senti, ma era buonissimo. L'alligatore al curry. Buonissimo, devo dire. La pizza? No, scherzo. La pizza di Però- La Gnocchi. pizza Ignazio. Però una volta in Giappone mi hanno fatto mangiare, La mi testa di volevano un far pesce. mangiare ma non l'ho mangiata. In pratica era in quel periodo tipica in Giappone una sardina che te la portavano così con un brodino sotto e la dovevi mangiare tutta, anche la testa. Allora io, Ma ci verrai a ragazzi, trovare in qualche concerto? allora partiamo, siete in tour in questo momento, Sì. ok? E sarete praticamente in tour per Siamo in tour per mesi, tutta perché l'estate. ora estate, poi Poi andiamo Allora, il tour è partito il 25 aprile dal Giappone. Trascorreremo tutta l'estate in tour in Italia, 30 date più o meno. A ottobre in tutta Europa. Ottobre tutta Europa, e poi nei Palasport a gennaio in Italia, e poi America, Sud America e Australia. Sì, perché noi facciamo la distinzione tra Italia e Europa, capito? Cioè per noi l'Italia non è un'Europa in questo Vabbè, momento. perché Quando c'è- facciamo i tour, capito? È vero. dai, è l'Italia, Ci vero. poi avevi mai pensato? Però saremo liberi 2 settimane. Ah, dai, Ah, c'è anche Oh, un po' di abbiamo le vacanze. ferie, abbiamo le Avete ferie anche noi. Avete ve le siete dati tra di voi? Ce le le siamo ferie? date, esatto. Vi sovrapponete. Poi Ignazio oltre si tutto. sposa. E quindi? Ignazio, auguri. Grazie. Si può dire, no? Sì, sì, Si può dire, assolutamente. cioè non è lo sa lei che vi No, no, lei lo sa. Lo sa, ok. Sì, perfetto, forse. no, che è importante Però, no, quello. no, sì, Sai sì. dove si sposa? A Campofranco. A campo. No. Sì. Ragazzi, io vi ringrazio, grazie per essere stati a Sky mille. TG24, grazie per essere stati a Stories. Ci vediamo a una delle prossime tappe noi Ti aspettiamo. e poi con Grazie. tutti coloro Grazie che mille. decideranno Comunque di siamo vedere. clienti Sky anche noi, così. Dai, diciamolo questo, Ciao. quindi fa sempre Ciao bene. Sky, grazie per aver acquistato il tennis. Vi amo, grazie.